Oggi facciamo uno di quei video che rompono un po' le tradizioni, che rompono un po' le scatole, che vanno a sondare dentro a certi luoghi comuni e cercano di fare chiarezza su alcuni temi delicati e importanti della riproduzione musicale che con una strada diversa da quella, chiamiamola mainstream, e io per mainstream intenderò quello che oggi va di moda, raggiungono un risultato che permette di fare a meno di tutta una serie di cliché che si dicono oggi, una serie di ricerche spasmodiche tecnologiche che vanno molto in voga oggi e insomma andiamo con ordine. Il tema è il silenzio o il rumore e l'assenza di esso e nel silenzio e nel rumore troviamo il dettaglio. Questo è il triangolo di oggi. Tanti credono che il rapporto segnale-rumore sia solamente utile a togliere fruscio dalla riproduzione sonora, rumori fastidiosi. Da questo assunto alcuni hanno la percezione che, siccome loro pensano di tollerare un po' di rumore, un po' di fruscio, un po' di hum e che sia, il parametro del rumore, del rapporto segnale-rumore sia un parametro poco interessante, poco divertente. L'esistenza del rumore è qualcosa che copre tutto il dettaglio a più basso livello che c'è nei nostri dischi. Quanto più noi abbiamo rumore, tanto più stiamo sommergendo dentro di esso un sacco di dettaglio, un sacco di nuance della nostra registrazione, l'ambienza, l'atmosfera, i più reconditi particolari che si sentono nella sala da concerto durante quella registrazione e via dicendo, che poi, come dei fessacchiotti, andiamo a ricercare nuovamente, buttando fior di quattrini in componenti ad altissima tecnologia che dovrebbero riuscire ad avere una risoluzione incredibile. In poche parole, tanti di noi assemblano impianti con poca cura verso il silenzio e poi investono una enorme quantità di risorse per mettere lì l'altoparlante in berillio, in diamante, in carbon Kevlar, la cassa più sorda del mondo in alluminio, rinforzata, insonorizzata, via dicendo. In pratica prima tolgono il dettaglio dal proprio sistema e poi cercano a badilate di quattrini di rimettercelo dentro con la tecnologia di un diffusore. Io condivido la ricerca tecnologica per fare sempre di meglio con i dispositivi, però è importante che quando ci dedichiamo a un certo livello di alta fedeltà sappiamo quello che stiamo facendo e perciò ci ricordiamo quali sono i veri protagonisti che vengono prima del berilio, vengono prima del diamante ed erano importanti tanto quando c'erano la carta e il cartone, il legno e il truciolato, tanto quanto oggi con i materiali più high tech. Eppure, nell'evoluzione anche dei costumi e delle mode in hi-fi, mi sembra di vedere che tanti sembrano dimenticare questi aspetti. In più, mi sembra di vedere che tanti hanno un modo abbastanza approssimativo di dedurre quale sia il metodo. A volte uno guarda un impianto a valvole, conta il numero di valvole che vi sono sopra e deduce che siano sinonimo di rumore. Qualcuno potrebbe guardare il meraviglioso prefono di Sakuma che ho qui davanti, vedere che razza di dispiego di ferri e di valvole sia per essere uno stadiofono e dire tutto uno spreco, anzi peggio, tutta fonte di rumore. In realtà quel dispiego di mezzi è perché quel dispositivo è bilanciato da testa a piedi, è bilanciato l'ingresso con l'RCA 5691, è bilanciato lo stadio driver con la doppia RCA 841 ed è bilanciato lo stadio di uscita con la doppia Western Electric 300B. Quell'apparecchio lì è tra i prefono più silenziosi su cui io abbia mai potuto mettere le orecchie e le mani. E non lo diresti mai dall'estetica, no? Perché? Perché l'estetica non dice tutto, ovviamente, perché bisogna anche avere un po' di cognizione sulle topologie circuitali e su cosa comportano. Insomma, questo per dire che alcuni grandi professionisti della materia valvolare, per esempio, si sono prodigati a costruire amplificatori che da fuori sembrerebbero fonte di rumore, fonte di baccano da tutte le parti. E invece, conoscendoli meglio, si capisce che proprio tutti i mezzi profusi sopra di essi servono a non generare, a non portare dentro rumore.
che io selezioni la parte mono di questo impianto con gli oggetti di Sakuma o che io selezioni quella stereo, ho in entrambi i casi un impianto che con diffusori da 104 decibel di sensibilità e oltre è incredibilmente silenzioso. L'integrato Lothex, il JI300, è un integrato single-handed di 300B da 8 watt e tanti amplificatori single-handed non sono famosi per essere silenziosi, tutt'altro. Sono dei musicalissimi e dolcissimi ronzatori. Ora vi farò sentire il livello di ronzio di quell'affare lì, mentre è collegato ad un prefono anch'esso a valvole, il Manley Steelhead, attaccato al giradischi alla testina Fidelity Research FR1 MK2 che ha un'uscita molto bassa. Il sistema, come è messo in questo momento, è acceso e il volume è regolato per l'ascolto che verrà tra poco. E nonostante sia regolato per un livello di ascolto reale, non sottovoce, un ascolto assolutamente credibile e godibile, sentirete, ora che cercherò di avvicinarmi a un diffusore con il microfono al petto, sentirete come non voli una mosca e tutto il percorso del segnale è tempestato di valvole fino alla fine. Ecco, tenete presente che i microfoni hanno un guadagno bello elevato per far sentire forte e chiara la mia voce e ora mi avvicino all'altoparlante. Credo che non riusciate a sentire assolutamente nulla di quello che esce da questo altoparlante, perché effettivamente si sente solo un remotissimo fruscio accostando l'orecchio e qui abbiamo 104 decibel di sensibilità. Un'altra cosa fondamentale, e questo purtroppo non ce lo dà l'impianto, ce lo dà il trattamento acustico, ce lo dà il posto in cui viviamo, se siamo anche un po' fortunati, è il rumore di fondo. Non esiste dettaglio, non esiste microdettaglio, non esistono microcontrasti se il posto in cui ascoltiamo la musica è rumoroso. E io qua sotto, anche per il lavoro che è stato fatto qua intorno, ho il privilegio di poter chiudere la bocca e godermi questo. Non vola una mosca. Non vola una mosca e tutto ciò che costruisco nel silenzio dell'ambiente e nel silenzio dell'impianto sono tutti decibel guadagnati per il micro dettaglio, per le informazioni a più basso livello dei dischi. Io con questi parametri sto vincendo a mani basse contro componentistica magari più moderna, tecnologica, rivelatrice, vatte la pesca, perché alla genesi del suono c'è la capacità di estrarre sopra al rumore il dettaglio. Non potrei mettere tutti gli dispositivi più high-end immaginabili, ma non potrei mai eguagliare il livello di dettaglio che c'è qui dentro se non avessi questo silenzio, fuori e dentro le elettroniche. Il disco che vorrei mettere questa sera, molto bello, delicato, con tanto dettaglio quanto ne volete cercare, con una musicalità bellissima e strumenti acustici non amplificati, suonati magistralmente, è Just Friends degli Li4, una formazione straordinaria e questo disco è veramente magico, se lo trovate acchiappatelo. Vi faccio ascoltare il primo brano del primo lato, della prima facciata. Sentirete chitarre, contrabbasso e sentirete un sax. Tutto il dettaglio che c'è lì dentro è frutto del magico contrasto tra i suoni a più alta intensità e tutto ciò che c'è dietro ai tocchi della chitarra. È pieno di ghost notes generatesi dal chitarrista che sfiora la corda e genera degli zing che echeggiano nello studio di registrazione, si sentono appena appena, ma si vanno a trovare e si sentono come. E anche il vibrato e tutte le nuance del sassofono sono tutto frutto di contrasti delicati tra i livelli più alti e i livelli più bassi del suono. Tutta roba che non dobbiamo sommergere nel rumore. Io ora, in mezzo a questo magnifico silenzio, vi faccio ascoltare, per quello che è possibile con questi microfoni, che livello di dettaglio riusciamo a tirare fuori da questo disco.
e poi vi raccomando di trovarne una copia e acquistarla se non lo possedete.
Se volessimo riepilogare in una serie di consigli o di trucchetti quello che è stato ottenuto, cosa dovrei dire? Dovrei partire dalla corrente, dovrei partire dall'alimentazione, dalla linea dedicata, fatta arrivare da sotto il contatore là fuori, apposta, bypassando pannelli solari e tutto quello che di complicato c'è in questa abitazione. È una cosa che ormai sanno tutti, ma che è sempre bene ricordare. Un'alimentazione dedicata, diretta, pulita, con cavi di sezione generosa è il primo passo verso l'abbassamento del rumore di fondo del proprio impianto e l'estrazione di un microcontrasto nuovo. Da lì poi abbiamo gli apparecchi dove tutti gli accoppiamenti sono ben curati, il passaggio dei cavi è curato nel senso che tutto è distanziato come dovrebbe essere da ciascun componente, da ciascuna alimentazione, da ciascun passaggio del segnale più delicato. Anche il vituperato sollevamento dei cavi, come vedete anche io adotto questa bizzarra tecnica, non la adotto tanto per allontanarmi dal pavimento quanto per permettere ai cavi di stare lontani quanto basta da altri cavi, fare dei sopraelevamenti che mi permettano di tenere distanti i cavi di potenza da quelli di alimentazione di qualche altra elettronica. Poi, come abbiamo detto, l'ambiente, qui sotto ben curato, con pazienza, ben arredato, ben riempito. E poi, in questo caso, quello che abbiamo ascoltato è il frutto del Technics, che conoscete già, dell'SL1000 MK2, con il suo braccio EPA100, con la testina Fidelity Research FR1 MK2, del Manley Steelhead, di cui potete vedere ben 2 video in cui lo esamino, e poi c'è lui, il Lothex JI300. Quanto di più inusuale si possa immaginare con delle 300B a bordo. Questo affare ha un'alimentazione switching, che farebbe accapponare la pelle ai puristi, ma la sua alimentazione switching, il fatto che dentro è assemblato come un computer o come uno strumento medicale più che un amplificatore, il fatto che le valvole sono tutte di primissima e non banali, il fatto dei trasformatori di uscita silver clad copper foil proprietari. Tutto quello che è stato fatto qui è per tirare fuori il massimo e per non far passare rumore. La somma di tutti questi micro e macro sforzi porta al risultato. E in questo video spero di avervi dato un ripasso di un argomento che davvero è poco popolare oggi, ma secondo me non possiamo neanche parlare di high-end se non iniziamo a tenere il segnale e buttare il rumore. Alla prossima!